Cari amici, ciao a tutti, benvenuti e bentornati. Oggi siamo tornati alla nostra serie con Claudio Marucchi sull'esoterismo e la magia. Ciao Claudio, ciao, grandissimo, bentornato. Ciao Claude, un piacere anche per me, un saluto e ovviamente un grande abbraccio a tutte le persone che seguono e vedranno questo video. Ricordiamo alle persone che questa è la terza puntata di questa serie che potete trovare nella playlist Claudio Marucchi, esoterismo e magia. Claudio ha il suo canale omonimo, no? Si chiama uguale? Sì. In cui ci sono una marea di video, una marea di contenuti che lui fa, esponendo e diffondendo la sua immensa, incredibile cultura e conoscenza. Sei conosciuto da moltissime persone, non credo di dover stare qua a fare le presentazioni, credo che sia comunque una delle persone più formate, erudite, operative del panorama italiano, veramente una conoscenza incredibile quella che possiede. Oggi ci parlerà di Kali e delle dee oscure, tema veramente interessante, veramente importante. Ti lascio la parola, che ne hai da dire? Benissimo. Dai, grazie ancora. Sì, è un argomento importante per le implicazioni non solo simboliche, vedremo qualcosa di questo tema, però è anche stimolante perché siamo affascinati dall'idea che alcune divinità, possano essere rappresentate con dei tratti molto lontani da quelli a cui siamo abituati quando sentiamo parlare ovviamente di Dio, dell'orizzonte divino, siamo abituati per la nostra eredità culturale, ad attribuire delle caratteristiche di positività, di luminosità, di perfezione, di bontà, però c'è un lungo cammino per arrivare lì. E i politeismi soprattutto hanno invece presentato un orizzonte divino più vicino alle caratteristiche della psiche umana e quindi anche con molti vizi e non solo virtù, o con dei tratti non sempre rassicuranti e in alcuni casi addirittura perturbanti, minacciosi. E questo è un tipico tratto dell'antichità se pensiamo che il sacro ha una sua componente violenta. La violenza del sacro, che va un po' definita, messa a fuoco, rappresenta quella irruzione di elementi reali con la R maiuscola, direbbe Lacan, nelle abitudini delle nostre vite. Noi spesso chiamiamo realtà una forma di illusione, no? In cui siamo imprigionati giorno dopo giorno con degli schemi abituali. Poi all'improvviso una malattia, un lutto, un innamoramento, una grande vincita scombinano all'improvviso il piano di quello che noi chiamiamo reale e ci fanno sentire l'impressione di un reale di forza maggiore. Quando parliamo di sacro abbiamo una definizione stupenda che ci ha dato Rudolf Otto in un testo intitolato Il Sacro, Das Heilige, che definisce il sacro come fascinans et tremendum, ciò che affascina ma è tremendo. Affascinante, cioè attrae, ma è tremendo e quindi respinge. Abbiamo contemporaneamente un sentimento ambiguo, la simultaneità di due forze. Qualcosa ci attrae, qualcosa ci spaventa e ci tiene lontano. Quando siamo vicino a temi centrali della psiche collettiva, abbiamo esattamente questa sensazione. Un lato di noi è spinto ad andare verso e un altro lato di noi è respinto e vorrebbe allontanarsi. E questo elemento del sacro ha avuto delle rappresentazioni che non sono ancora iconografiche in passato, magari solo simboliche, poi via via si strutturano sempre meglio in maniera più precisa. E queste rappresentazioni pescano per rappresentare appunto alcune specifiche frequenze energetiche nella forma di divinità, pescano, dicevo, dai tratti più allarmanti e pericolosi del mondo animale, per esempio, tentacoli, corna, squame, fauci, artigli, che spesso vediamo inseriti nel contesto di alcune divinità che hanno fatto poi sospettare i nemici del paganesimo, una volta che i monoteismi si sono strutturati, che quelle antiche divinità fossero alla stregua di demoni, mentre invece rappresentavano alcuni aspetti specifici dell'orizzonte divino, soprattutto quando parliamo o di aspetti precisi di madre natura, e la natura sappiamo essere anche brutale, ostile, pericolosa, e quindi nella rappresentazione di energie divine, che sono aspetti della natura, ci stanno
questi ci possono stare pienamente, questi elementi pericolosi e brutali. Oppure rappresentazioni di alcuni concetti, diciamo così, o quelli che poi nel corso della riflessione filosofica diventano concetti e che possono avere delle caratteristiche che inquietano profondamente l'animo umano. E così noi ci troviamo una vasta gamma di divinità, sia maschili che femminili, ovviamente, che hanno questo tipo di caratteristiche. Oggi ci concentriamo sugli aspetti femminili. E anche questo è un discorso non banale, se vogliamo, visto che abbiamo ereditato una lunga storia della religione o delle religioni che associa l'orizzonte divino o l'assoluto al maschile e che ha lasciato poco spazio alla figura femminile e solo ad alcuni aspetti, la maternità, e quindi la dea madre, la fecondità, e siamo sempre intorno al tema della dea madre, la generosità della natura, eppure nelle pieghe dei miti, da Oriente a Occidente, troviamo anche alcune formulazioni decisamente perturbanti, uso un termine freudiano, per rappresentare alcune energie divine che sono declinate al femminile. Tra queste la più nota, o una, diciamo, delle più note è sicuramente Kali. Kali Ma. Kali, già partiamo dal termine, questa parola in sanscrito sarebbe Kala, che significa tempo, e la I finale trasforma questo termine dal maschile al femminile, quindi colei che è il tempo, questa è la traduzione letterale di Kali. Pensiamo al tempo. Il tempo è un concetto, è solo apparentemente astratto, perché in realtà noi gli effetti del tempo li vediamo sia sugli oggetti sia sulle persone, il deterioramento, il logorarsi, il disfacimento, la scomparsa. Insomma, se dico tempo, dico mortalità, dico finitudine. Non è solo cambiamento, è che tutto ciò che esiste è destinato a scomparire. E questa è la grande azione del tempo. E noi abbiamo diversi esempi. Se io penso all'Occidente che chiama il tempo che scorre, lo chiama Cronos, che poi per i romani diventa Saturno, e quello è accompagnato da un falcetto, non a caso, e non solo in quanto divinità poi agricola, ma perché è la stessa falce che troviamo nell'iconografia tradizionale e popolare della morte, la mietitrice. Il tempo che scorre ci falcerà. E se non abbiamo la falce, potremmo avere una sciabola, magari insanguinata, come il caso della dea Kali. Tra l'altro L'azione ce n'è del una tempo. statuetta qui, la possiamo mostrare. Eccola, bellissima. E qui la vediamo, Tra otto l'altro braccia, questa statuetta è stata attivata dal Bramino di Pushkar proprio in occasione di una puja di Kali. stupendo. E in È una delle stupendo. mani, in una delle sue otto mani, vedete, c'è una spada, una scimitarra praticamente, no? Una spada ricurva. Guardate, guardate, devo parlare anch'io perché sennò non fanno vedere me, fanno vedere te. Guardate l'iconografia. Ok? Benissimo. E questo elemento del tempo, che trova poi altri equivalenti anche nel maschile, in India c'è Shiva Mahakala, il grande tempo, che è una delle forme terribili di Shiva. Un aspetto del tempo lo mostra Krishna nella Bhagavad Gita, quando Arjuna gli chiede di mostrarsi nella sua vera forma e lui diventa il divoratore dei mondi, con queste bocche e lingue e denti che frantumano interi mondi. In Kali abbiamo una simbologia articolata e complessa che parte dalla rappresentazione del tempo e quindi dalla prossimità alla morte, spesso adorata nei campi crematori, negli smashan, vicino alle pire funebri dove la fiamma consuma la materia, mostrando fisicamente l'azione del tempo che si mangia le cose, che divora le cose, così come Cronos divora i suoi figli. Quindi c'è questa immagine anche molto forte, no, del mangiare, che il tempo ci mangia o ci divora. In questa dea spiccano, secondo me, un paio di elementi simbolici su cui voglio mettere l'attenzione. Uno viene sempre rappresentata, o molto spesso rappresentata, con la bocca aperta e la lingua, spesso lingua che gronda sangue, fuori dalla bocca, quindi la lingua tirata fuori. Questo è un simbolo che vuole dare un'accezione erotica. Vi sono alcuni testi tantrici che associano il ruolo di questa lingua alla yoni. E
perché vi è una relazione stretta tra Eros e Thanatos, come ci hanno insegnato i greci. Anche il tempo delle unioni amorose è poi sancito da un culmine che determina la fine dell'unione, che è l'orgasmo. E nel caso del maschio vi è questa equivalenza tra il fallo che eiacula e lo sgozzare di una vittima, diciamo una vittima sacrificale che viene sgozzata e versando la propria vita in questa icona del sacrificio assimila l'amore alla morte. Quando un seme è piantato nella terra muore per poter generare una pianta, quando uno spermatozoo feconda un ovulo muore per poter generare una nuova vita. Questo ovviamente anche in termini metaforici, ecco, non prendiamo strettamente alla lettera. Tra i tratti allarmanti, diciamo così, della dea Kali vi è anche il suo colore. Lei è detta la nera, la sua pelle è scura. Quella lingua di fuori vuole anche, insieme agli occhi spalancati, vuole anche mostrare qualcosa di rabbioso, e diremo di più tra breve su questo. Ma forse uno dei motivi per cui la figura iconografica di Kali è più conosciuta è il fatto che sotto i suoi piedi si trovi Shiva. Il dio Shiva, letteralmente Shiva vuol dire benevolo, che si trova in una posizione particolare che nello yoga si chiama Shava Asana, cioè la postura del cadavere, Shava. Si dice Shiva senza Shakti è Shava, cioè il dio Shiva senza la potenza femminile è un cadavere. E questo lega il maschile e il femminile. Solo che qui troviamo un ribaltamento molto interessante di quello che possiamo dire essere la trama della storia nel corso dei millenni. Noi abbiamo avuto millenni e millenni di storia in cui il ruolo del maschile si è esercitato anche con una certa violenza o repressione sul femminino. E sembra che questa iconografia e altre affini di cui vi parlerò tra breve rovescino questo schema, il che è oltremodo interessante. Sembra che nel mondo degli archetipi vi sia una sorta di rivolta contro la storia, una sorta di vendetta nei confronti della storia. Ora, partiamo da questo presupposto che è un modo di spiegare Kali a partire da quello che succede a Shiva. Se noi guardiamo questa immagine, potremmo pensare a un nemico, Shiva, sconfitto, che si trova quindi sotto i piedi del Kali trionfante. Questa visione sarebbe monca, parziale, è solo quello che l'immagine di primo acchito ci rimanda. Le cose non stanno propriamente così. Se guardiamo attentamente nell'iconografia, Shiva è rappresentato sotto i piedi di Kali, spesso accennando un sorriso. Non dà l'idea di essere un nemico sconfitto o di aver subito una morte atroce. Quel sorriso è un sintomo di beatitudine, Ananda, di estasi. Quindi anche lui compie in un certo senso un suo destino o un suo ruolo preciso in questo ribaltamento. Partiamo da un presupposto. Se cerchiamo Kali nei testi tradizionali dell'antichità indiana, tipo i Veda o le Upanishad più antiche, non troveremo Kali. Kali è una dea che sorge molto più tardi e che viene assimilata nei testi solo nei primi secoli dopo Cristo. Quindi pensate quanto tempo passa prima di vedere apparire Kali e di avere in Kali una dignità, la dignità di apparire nei testi sacri. Perché? Perché Kali è una dea popolare. Non è nata dall'alto dei testi, non è calata dalla rivelazione, è nata dalle esigenze della gente, che ha creato quest'immagine, l'ha colorata, l'ha formata, l'ha riempita e l'ha adorata, a partire evidentemente da istanze della psiche collettiva di quei luoghi e di quei tempi. Che cosa voleva rappresentare? Quale forma di rabbia o di energia repressa voleva mettere in scena? Sicuramente c'era un tema legato ai rapporti tra il maschile e il femminile, che nella cultura indiana ovviamente sono sbilanciati a favore del maschio, lo sono tuttora, e a maggior ragione ancor di più in quell'epoca. Una dea che rappresenti questo aspetto diventa una linfa vitale di nutrimento della cultura tantrica, perché la cultura tantrica si pone in antitesi o in polemica con la cultura vedica, cioè quella classica, tradizionale. I tantra sono rivoluzionari rispetto a questi aspetti tradizionali. Propongono in molti casi, in molte correnti, direttamente l'adorazione della Shakti, cioè della
dea dell'energia femminile. Shakti letteralmente vuol dire potenza o energia. E ci sono diversi motivi per cui lo fanno, ma uno di questi è che considerano più accessibile la dea in quanto rappresentazione concreta delle forze della natura. Quindi vedete quanto psichismo si impasti all'idea di forze della natura. È la rappresentazione di Kali che sorge, ripeto, dalle istanze profonde, dai bisogni profondi della psiche di quel tempo. È anche un'immagine della vendetta o della rivolta dell'energia femminile nei confronti del maschile. Questo però non si limita a un rovesciamento di ruoli. È un rovesciamento di archetipi, non di ruoli. Qui il maschio e la femmina proprio letteralmente c'entrano poco rispetto agli uffici simbolici incarnati da Shiva e da Kali. Il fatto è che normalmente a livello archetipale noi siamo abituati a pensare all'energia maschile come un'energia che si sviluppa repentinamente, come quella del fulmine, in più direzioni, come quella della luce, e il femminile è il contenitore in grado di acquietare, di sedare la veemenza che si sprigiona con l'energia maschile. Noi siamo abituati quindi a pensare alla donna come limite o contenitore del caos maschile. Quest'idea viene completamente ribaltata a livello archetipale. Lui diventa il limite di lei, autorizzando quella eh, prorompente energia elettromagnetica che i greci chiamavano üsteros, cioè utero letteralmente, ma da cui deriva isterico, no? Che è uno dei tratti dell'energia creativa e distruttiva femminile, con cui la storia ha avuto poco a che fare perché quell'energia è stata repressa nel corso della storia. In Kali abbiamo invece una esemplificazione matura e aperta, una manifestazione di questa energia elettromagnetica, sia nei caratteri creativi che in quelli distruttivi. Vi faccio un esempio. La distruzione come presupposto della creazione o la distruzione che salva da un danno. Questo appartiene ad alcuni miti. C'è un mito famosissimo in cui un'altra dea che si chiama Durga, molto famosa in India. Durga vuol dire letteralmente inaccessibile. E questa dea è stata creata dagli altri dei per cercare di sconfiggere un demone che governava il mondo, il cosmo, con la tirannia e la violenza. E difatti tutti gli dei partecipano alla creazione di Durga e la dotano di una delle loro armi. Il tridente viene offerto da Shiva, il disco viene offerto da Vishnu, lei cavalca un leone o una tigre a seconda delle immagini e inizia questa battaglia con questo demone, che però ha una caratteristica strana. Ogni volta che il demone viene ferito, ogni goccia di sangue del demone che tocca terra diventa una copia, una replica del demone. Quindi più lei lo ferisce, più il campo di battaglia si satura di copie, di repliche del demone. E sembra quindi che non solo che la battaglia non possa finire mai, ma che Durga rischi di soccombere perché ci sono troppe copie del nemico da sconfiggere. Allora, con l'ausilio degli dei, Durga dal proprio terzo occhio emana Kali. Kali che la aiuta in battaglia e con la sua sete di sangue, quindi qui c'è un aspetto vendicativo, rabbioso di Kali, cosa fa? Ogni volta che Durga ferisce il demone, lei con la sua lunga lingua lecca il sangue prima che tocchi terra, impedendo quindi che si replichi la forma del demone. E così, man mano che Durga distrugge copie, Kali ne impedisce la riproduzione, fino alla sconfitta del demone. Questa è una collaborazione tra due divinità, una sancita nei testi sacri, Durga, l'altra riabilitata successivamente nei testi sacri, Kali, proprio perché è nata dal popolo. Se pensate, nella cultura europea abbiamo avuto i Sabba, e i grandi sabba, di cui si ha notizia già dal Medioevo e che poi continuano per tutto il Rinascimento, avevano anch'essi un'accezione di rivendicazione e rivolta dell'energia femminile nei confronti di un maschile rigido e oppressore. Nella cultura del sabba, quelle che noi siamo stati abituati a chiamare streghe, magari in maniera un po' larga come etichetta, adesso mettiamo tra virgolette questa parola, erano spesso comunità di donne che si trovavano di nascosto di notte nei boschi
per compiere determinati riti, lasciamo perdere adesso l'aspetto rituale, ma quasi con una rivendicazione di ordine politico, di contestazione nei confronti di un maschile che era oppressivo. E poi sappiamo che la persecuzione è stata durissima nei loro confronti. Però esiste un parallelismo con l'India tantrica in cui si ha notizia di alcuni banchetti interamente femminili di questi personaggi, di queste donne chiamate yogini, che è il femminile di yogin, che all'interno diciamo, della ritualistica tantrica celebrano la figura della dea e potrebbe essere Kali, come potrebbero essere altre divinità. Un'altra che dobbiamo citare sicuramente è Cinnamasta. Mhm. Cinnamasta potete andarvi a cercare le immagini di questa dea oscura è la decapitata, colei che si taglia la testa da sola. Ci sono immagini tradizionali molto crude di Cinnamasta perché il fiotto di sangue che esce dal suo collo successivamente alla autodecapitazione porta questo sangue a nutrire due fiotti laterali, portano il sangue a nutrire le due ancelle che accompagnano Cinnamasta e il terzo fiotto centrale a nutrire la bocca di Cinnamasta, la cui testa è nelle mani della dea stessa, che reca la propria testa dopo essersela tagliata. Immagine crudissima. Sì, eh, sì, ce l'ho qua davanti. sì, poi le persone possono andare a Certo. cercarlo, ovviamente. È una dea veramente, con una rappresentazione veramente orrorifica da un certo punto di vista. Ed è la senza testa o la decapitata, cioè in realtà Cinnamunda vuol dire dalla testa mozzata, Cinnamasta. È molto interessante perché poi viene assimilata anche al buddismo e vi sono dei miti, dei racconti che parlano dell'atto dell'autodecapitazione o come punizione inferta nei confronti del re che si era innamorato di lei, oppure in alcune interpretazioni molto più tecniche, diciamo così, le due ancelle rappresenterebbero i due canali sottili che si chiamano Ida e Pingala della energia di Kundalini e lei invece rappresenta la Kundalini stessa. Quindi mozzare la propria testa significa superare la personalità egoica, superare i limiti della personalità individuale, come il risveglio di Kundalini prometterebbe di fare. Questo ci ricorda anche Kali, perché Kali ha spesso una collana di teste mozzate al suo collo e quelle sono le maschere della personalità, i vari aspetti dell'io che sono stati superati in questa meditazione sulla morte, in questa meditazione sulla fiamma, in questa meditazione su un femminino divorante che va al di là, ovviamente, diciamo, degli aspetti immediati di questa simbologia. Sto cercando di rendervi l'idea di una profondità sistematica che troviamo in questi simboli per superare il rischio di limitarci a vedere in queste idee una rappresentazione solo della rabbia. C'è questo fattore, ma non è tutto lì. C'è molto altro, c'è qualcosa che sconfina nella mistica, ma lo vedremo tra breve. Non mancano esempi in altri orizzonti culturali, no? Di questo femminino un po' pericoloso. Pensiamo al mondo greco, abbiamo avuto le sirene, abbiamo Circe, abbiamo Eris, la discordia, e poi abbiamo le baccanti o menadi che seguono Dioniso, e a cui era dedicata anche una festa durante l'anno nell'antica Grecia, poi ereditata dall'antica Roma, i famosi baccanali. Feste in cui in quel giorno, o meglio quei giorni dell'anno, le donne erano autorizzate a dare la caccia ai maschi. E in questa caccia al maschile troviamo anche alcuni elementi di violenza, che non è, diciamo, è stato accertato storicamente, non è raro che sfociassero anche nella morte di alcune persone. E quindi la furia o il furore estatico può portare fuori dai confini della ragione. E questo è un grande tratto della potenza femminile che si contrappone alla limitatezza della razio.
Oppure pensiamo al caso delle Valchirie, Valkyrie, colei che sceglie tra gli uccisi, vuol dire in antica lingua norrena, norrena vichinga. Queste figure femminili erano in pratica psicopompe, da un lato perché transitavano le anime dei morti nella sala del dio Odino, il famoso Valhalla, ma il modo in cui vengono descritti nei pochi testi sopravvissuti della cultura norrena è che queste valchirie scendessero sui campi di battaglia una volta che i guerrieri erano morti e morti ovviamente in maniera molto violenta, e scegliessero tra i cadaveri coloro che si erano distinti per una morte gloriosa, per una morte nobile. E queste valchirie usavano poi dei telai che venivano costruiti da loro proprio attraverso le ossa e le armi spezzate. E questi spettrali telai tessevano il sangue dei guerrieri. E questo tema della tessitura è un tema tipicamente femminile, lo troviamo nelle Tre Moire, per esempio, lo troviamo in Penelope, che tessendo la sua tela e poi disfandola inganna il tempo, e in questo modo inganna i proci, non solo nell'attesa di Ulisse, ma anche proprio nell'immagine di un tempo che si dilata e che viene continuamente irriso. Dove c'è la filatura, vi è il simbolo del tempo, sempre. E non è un caso che la parola tantra si traduca come telaio, no? Abbiamo visto che le valchirie costruiscono questi telai e poi tessono il sangue. Il tempo è associato alla mortalità, come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata. Tutto ciò che scorre come l'acqua o come il sangue sui campi di battaglia è associato allo scorrere del tempo e alla mortalità. E quindi il filare, come nel caso delle Tre Moire, ci riporta alle grandi dee archetipali che sono in grado di gestire la rete del tempo o le maglie del tempo. Come non pensare a Maya, il velo, Maya letteralmente Malia, lo strumento che che la Shakti danzante utilizza per risvegliare Shiva dal suo torpore, dal suo sonno, attraverso questa danza, e mentre Shiva dorme proietta i propri sogni su questo velo, attraverso questa danza si genera la natura, si genera la vita universale. Quando Shiva si sveglierà, il suo terzo occhio si aprirà e l'universo si dissolverà, rientrando pienamente all'interno della mente di Shiva, come se tutta la vita universale fosse un sogno di questo Dio, indotto però dalla danza della dea, perché lei è la energia o energeia. Queste potenze le troviamo anche a livello popolare. Adesso noi abbiamo chiamato in causa divinità e mitologia, però ho citato i Sabba come un esempio più popolare, no? Proprio all'interno della storia di alcune comunità. E abbiamo sopravvivenze di casi simili. Noi in Italia, per esempio, in alcune zone della Puglia, fino a poco tempo fa, vi erano le mirabili feste delle tarantolate. E all'interno di queste feste le energie femminili, diciamo, represse nel corso di un anno, avevano una occasione di liberarsi, di sfogarsi. Ed è molto interessante, se andate su YouTube, cercatevi uno dei più straordinari e unici documentari, dura una ventina di minuti, video, quindi credo sia un caso unico, degli anni 60, credo, o 50 addirittura, commentato niente meno che dal poeta Quasimodo, quindi se cercate Taranta, Quasimodo, se non sbaglio era Martino l'antropologo che se ne è occupato, voi potete vedere questo breve documentario eccezionale che ha al suo interno alcune delle uniche, credo, al mondo riprese video delle tarantolate in uno degli esempi, no? Concreti di questo momento. Il ragno, di nuovo la tessitura, ma anche il veleno, il canto delle sirene che lega, la parola fascino, che significa fasciare, legare. Vedete, tutto l'archetipo del femminino pericoloso è ancora in fondo una proiezione maschile, perché è l'archetipo della seduzione, dell'esca,
che attrae. E questo dovrebbe essere considerato il tratto pericoloso, no? Questo eros che può legare, diciamo così. E questo è anche il velo perché lo strumento di seduzione non è mai quello di mostrarsi tutto subito, è quello invece di consentire all'immaginazione di scatenarsi colmando ciò che non vedo con la fantasia o con l'immaginazione stessa. Quindi i veli che si frappongono tra la Shakti e il maschile che la desidera e che ne subisce il fascino e la seduzione, servono proprio ad alimentare l'energia dell'eccitazione nel maschio, il cui scopo è poi togliere questi veli e andare verso la fruizione dell'oggetto nella sua nudità. Ho detto oggetto apposta perché, sebbene si parli di soggetti in mitologia, quando poi arriviamo alla fruizione, arriviamo a questa grande asimmetria, questo sbilanciamento, in cui una volta che l'esca perde il potere di seduzione, che cosa rimane? Se non essere consumati. E allora lì, secondo me, abbiamo una parte, almeno un frammento di questa asimmetria tra il maschile e il femminile. Un femminino che ha sempre una eccedenza perché non si fa mai contenere del tutto dalla ragione. Questa è stata la vera sfida lanciata alla storia. L'impossibilità di razionalizzare del tutto le potenze sia divine che poi anche umane dell'energia femminile. E il tentativo di spiegare è sempre un tentativo di ridurre, nel caso di questa eccedenza del femminino. La nudità del femminino che troviamo simboleggiare, come simbolo troviamo rappresentare la verità inaccessibile, è qualcosa che si associa all'inspiegabile, al mistero. E ovviamente più la ragione è forte e più tenderà a saccheggiare, a predare il mistero, a non accontentarsi di una contemplazione riverente nei confronti del mistero. Sempre il tentativo di stuprare l'ignoto, per carpire, per portare via qualcosa. E caduto il velo, ecco il disincanto, diciamo così, perché la seduzione, che è il potere intrinseco alla Shakti, decade. E allora nella consunzione di questo oggetto, in parte il maschio, il maschile, adesso non confiniamo questo a chi è nato con sesso maschile e sesso femminile. Proviamo a mantenere statura simbolica, no? Il maschile si trova ad avere a che fare innanzitutto con le proprie proiezioni, tutto quello che ha immaginato e proiettato su quella figura è ciò che lui si deve rimangiare in un certo senso, cannibalizzando le proprie fantasie o i propri fantasmi. E questo è uno dei segreti, secondo me, di Kali o di altre divinità oscure, l'impossibilità di essere del tutto spiegati o contenuti. Anche noi in questo momento, io in questo momento sto facendo uno stupro, della dimensione simbolica. Però si dice, e io lo riprendevo in Scavando nell'ombra questo tema, chi può, chi può dire qual è il confine tra la voglia di Pan di predare la ninfa e la voglia della ninfa di farsi predare da Pan, no? E torniamo di nuovo alla logica della seduzione, no? Dell'esca o dell'attrazione. E, il fatto è che questa inspiegabilità spesso poi scendendo nella carne, nella pratica, nella cronaca di tutti i giorni, ha istigato in qualche modo, ha istigato qualche forma di violenza nel maschile. Ecco perché è molto importante il lavoro che i Tantra hanno fatto di ribaltamento del simbolo da un lato e del veicolo dell'adorazione dall'altra. Se Shiva è sotto i piedi di Kali, oppure se il leone è sotto i piedi di Ishtar, andatevi a vedere delle rappresentazioni tradizionali di Ishtar, della dea babilonese, la vedrete con il piede poggiato sulla schiena di un leone. Oppure se una coppia di amanti è sotto i piedi di Cinnamasta, troverete alcune rappresentazioni che replicano un po' questo leitmotiv che troviamo. Significa che l'energia maschile
in questo caso diventa il limite o il contenitore di quella femminile. Ecco il ribaltamento archetipale. Perché noi siamo Mhm. abituati a pensare, come dicevo prima, a il maschio che esplode e la femmina che contiene, l'utero o l'ovulo che contengono lo sprigionarsi dell'energia dell'eiaculazione, per esempio. Qui invece, in questo rovesciamento, il limite diventa lui e questo limite a cosa serve? A fare da sostegno. Ecco perché è sotto i piedi. Perché sotto i piedi vuol dire sostenere, non vuol dire semplicemente che è stato sconfitto o sottomesso. Il sorrisino di Shiva ci lascia una traccia. È il supporto, il sostegno, il pavimento a partire e grazie al quale quella Kali o quella dea o quella energia può sprigionarsi nella sua erotica caoticità, nel suo creativo e distruttivo elettromagnetismo, l'onda della vita e della morte, della Shakti, no? La trama del velo che passa come un'onda dentro e fuori ad ogni nodo. Questo spettacolare coacervo di immagini simboliche, quindi cela una verità profondissima. Anche lui può essere visto come sostegno, limite, contenitore o forse dovrei dire in questo caso canale per consentire uno sprigionamento pieno e maturo di un'energia femminile che troppo spesso nella storia ha trovato oppressione, limitatezza e violenza, senza voler chiamare in causa parole che quando vengono abusate perdono di significato, come patriarcato, che ormai è diventata una parola vuota, proprio perché viene infilata dappertutto, ma questo lo sappiamo, è il destino delle parole abusate, no? Quello di perdere potere. E allora, anche se non chiamiamo in causa quella parola, però abbiamo capito perché la storia è stata testimoniata. Abbiamo capito che questa energia ha ancora molto da dire. Ed è un'energia che in alcune culture, nell'Occidente oggi, ha trovato, almeno sul piano dei diritti, sebbene vi sia ancora molto lavoro da fare, però ha trovato un equilibrio maggiore rispetto al restare a lungo in ombra in cui si era trovata fino al secolo scorso o a pochi decenni fa. Il rischio è che nel rovesciamento del ruolo degli archetipi sia il maschile ad andare in ombra, no? O sia un certo tipo di virilità ad andare in ombra. Mi sembra sia ancora lontano l'equilibrio, no? Di collaborazione tra queste due energie. Le oscure idee però hanno questa caratteristica o queste caratteristiche che ho cercato di compattare in una cavalcata delle Valchirie in questi 40 minuti o 45 minuti. Adesso, se Claude hai spazio per qualche considerazione o domanda, ben volentieri. Grazie intanto. Disposizione talmente vasta, talmente articolata, talmente precisa, che veramente è proprio un'esperienza quella di ascoltarti, una vera e propria esperienza. È incredibile, veramente. Io vorrei sapere più che altro queste conoscenze rispetto alle proprietà e alle caratteristiche di queste idee che abbiamo menzionato, e ora in particolare Kali e Cina, come si chiama? Mi è sfuggito, ma me lo sono segnato qua. Quella Cinnamasta. che è veramente fantastico. Mi sono letto due cose su di lei Mm. mentre parlavi, il simbolismo che c'è dietro di lei è assolutamente. Ecco, portare, perché poi le persone molte volte si fermano a un atto adulatorio nei confronti di il mantra Kali, la puja Kali, cosa Kali. L'aspetto pratico, veramente iniziatico, e auto-iniziatico e rivelatorio di queste figure, quale può essere? Benissimo, è una domanda importante. Innanzitutto hai messo l'accento su un aspetto, secondo me, fondamentale, e cioè non fermarsi alla superficie, all'adulazione, perché questo sia nei riti che nei simboli, se va bene, non ti porta da nessuna parte, cioè ti fa perdere un po' di energia e di tempo. Se va male, può
diventare un depistaggio, una deviazione Eh, rispetto a ciò che conta davvero. eh. Perché una delle tendenze più ovvie è stata poi quella che, a causa delle caratteristiche che abbiamo descritto, di repressione, dell'ombra, eccetera, molte donne fisicamente incarnate nel corpo di una donna si identificano nelle divinità femminili, dimenticando, o non è tanto dimenticando, ma contribuendo così a non far passare il messaggio giusto. Ciascuna delle divinità femminili di cui abbiamo parlato è un aspetto della coscienza collettiva e questo vale per maschi e femmine. Quindi anche al maschio serve e come sviluppare una sinergia o un rispecchiamento in queste divinità. Perché la propria Kali interiore, la propria Cinnamasta interiore, la propria Baccante interiore sono presenti sia nella psiche femminile che in quella maschile, perché l'orizzonte della psiche è quello dell'inconscio collettivo, dove queste figure sono presenti a prescindere dal genere. In questo modo, se superiamo l'adulazione e quindi anche l'attaccamento superficiale all'identificazione in quella forma, e ci si identifica proprio perché solletica i lati in ombra, noi possiamo attivare queste energie che hanno un grande potenziale trasformativo all'interno della psiche. E qui mi viene in mente Jung, che ti parla di anima e animus, no? Quindi la parte femminile nella psiche maschile, la parte maschile nella psiche femminile, come la parte in ombra che deve essere sviluppata. Quindi sicuramente il fatto di vedere nelle iconografie che abbiamo citato e a cui possiamo aggiungere un'altra iconografia, la Vergine che calpesta la testa del drago o serpente, Mhm, mhm, ricordando la stessa postura, no, di Kali con Shiva o di Ishtar col leone, quella trama simbolica lì, o archetipale per meglio dire lì, fa del maschile aggressivo un sostegno. E quindi non viene distrutto o cancellato. Quella è poi l'interpretazione morale che lavora in questo modo ed è un depistaggio. Qui si tratta di cercare una forma di equilibrio. E in quel caso tu noterai che in tutta l'iconografia non c'è, e non ce ne sarebbe mai stato bisogno, non c'è mai una dea sotto i piedi di un dio. C'è sempre un dio sotto i piedi di una dea. E questo è un indicatore del fatto che si rovesciava a livello archetipale il flusso della storia. mhm, mhm. Ecco, io credo che se oggi vi è una possibilità di lavorare, che sia a livello rituale, perché poi ovviamente ci sono molti modi, che sia a livello meditativo, che sia attraverso la contemplazione di determinate immagini, o che sia all'interno della sfera dell'eros sacro, tantra, magia sessuale, quello che è, di lavorare sul tema dell'ascolto dell'ombra sia per quel che riguarda la propria ombra, sia dell'ombra altrui. A noi manca tanto l'ascolto. E il fatto che oggi vi siano dei problemi tra maschi e femmine è dato soprattutto dalla difficoltà di ascolto reciproco. La E comunicazione. e nell'ascolto c'è il riconoscimento sia delle caratteristiche che rendono l'alterità altra, quindi le differenze, sia delle caratteristiche che invece possono astrare le somiglianze, se non addirittura le identità, che possono far assomigliare i due elementi. Oggi noi attraverso riti, meditazione, tantra, sex magic, contemplazione di immagini, invocazioni, lettura di miti, abbiamo tutta una gamma di pratiche, volendo, con cui possiamo familiarizzare con queste idee oscure che, ripeto, non hanno semplicemente il ruolo di rappresentare, come abbiamo detto all'inizio, certe forze della natura inquietanti o certi concetti veramente scomodi come l'annullamento, l'annichilimento della personalità, il tempo, la mortalità. Dobbiamo andare oltre. C'è un'energia psichica e si può trasformare. Questa energia psichica è in larga parte in ombra. Quando è in ombra può diventare più pericolosa perché si scatena in maniera incontrollata o incontrollabile, anche generando quei fenomeni che
sono sicuramente figli dell'incapacità comunicativa, ma vanno oltre, no? Sono peggiori. Arrivano a sporcare la cronaca con fatti di sangue. Quindi chiaramente abbiamo bisogno di familiarizzare e solidarizzare con queste energie. Una mia teoria è che l'inconscio collettivo sia come un mosaico e gli inconsci personali siano come le tesserine di quel mosaico. Ah, Se ognuno di noi, da tesserina individuale del mosaico, si prendesse la briga di lavorare sull'integrazione della propria ombra e, parlo da maschio, nel caso del maschio, educarsi all'ascolto, all'adorazione del femminino, allora forse ripulirebbe la tesserina del mosaico di propria competenza, diciamo così, contribuendo in minima parte a migliorare i rapporti anche nella sfera, nell'energia dell'inconscio collettivo. in merito al taglio della testa di Cinamasta, volevo farti una domanda, poi chiudiamo, va bene? Perché è proprio su quello su cui sto andando con il mio percorso e anche la divulgazione. La via indicata per il risveglio spirituale è propriamente il cosiddetto sacrificio della conoscenza, che implica la rinuncia al complesso meccanismo di pensieri, attaccamento e possesso, di cui il più persistente è l'idea io sono il corpo. Questo sacrificio è simboleggiato dal taglio della testa, che indica la separazione della mente dal corpo o la libertà della coscienza del corredo materiale del corpo fisico e insieme è liberazione del potenziale di energie sottili. Questo tipo di esperienza generalmente provoca un preciso riorientamento delle energie verso un più profondo percorso spirituale e quindi assimilata nella tradizione iniziatica a una seconda nascita. L'immagine terribile della grande madre senza testa, Cinemasta, è il modo più espressivo di suggerire la trasformazione fondamentale dell'essere umano, vale a dire la rinuncia alla individualità limitata ed effimera dell'io per assorbirsi estaticamente in pienezza della coscienza universale di Dio. È esattamente quello che sto cercando di portare all'attenzione del pubblico. Vuoi dire qualche parola su questo? Sì. Sul Eh, sacrificio dell'io, sostanzialmente. certo, questo è un grande tema che troviamo nella mistica e che spesso è stato misinterpretato. Se pensiamo che la mistica, è universale da Oriente a Occidente, magari in Oriente ha questo linguaggio espressivo più netto ed esplicito, e invece nelle volgarizzazioni che abbiamo avuto delle religioni occidentali troviamo questo associato più al tema della rinuncia e al sacrificio in ottica più morale per compiacere un Dio. Ma se uno sta facendo un lavoro su se stesso, il lavoro è sempre di spogliazione, come la dea che si inabissa negli inferi in Anna e per raggiungere il suo amato, il suo sposo, perde un velo alla volta, fino alla nudità. La nudità è una simbologia della verità. Mhm, mhm. E per arrivare a questo bisogna togliere i veli. Il corpo è un velo, la mente è un altro velo, le emozioni sono un velo, i pensieri sono un velo, gli ideali sono un velo, tutto ciò verso cui noi possiamo nutrire attaccamento, i parenti, figli, genitori, fratelli, amanti sono un velo. La natura, i bisogni primari, tutto può essere oggetto di un lavoro di disidentificazione. Questa disidentificazione culmina in questo simbolo barra gesto supremo della decapitazione, perché nella testa noi troviamo il sintomo della maggior parte delle identificazioni. Occhi, orecchie, narici e bocca. Praticamente 4 dei 5 sensi sono qui, nella faccia. Perciò il senza testa è una immagine di ciò che si colloca nella sfera al di là del tempo, perché se non ha la testa non ha avuto inizio. Il senza testa è, come diceva Crowley, il senza nascita. E quindi l'autodecapitazione come rigenerazione, cioè come preludio a una rigenerazione, perché togliere, superare la personalità egoica significa o sfumare nella dimensione collettiva,
che può avere il sapore del nulla, ma un nulla di ordine creativo, un nulla fecondo, eh. Oppure può avere quello della rigenerazione inteso come la seconda nascita, no? La dvija, che è il termine che in sanscrito si usa per indicare l'iniziato. Dvija vuol dire nato due volte, già vuol dire Ah, nato e dvi vuol dire due. E quindi abbiamo anche questo tema di collocarci al di là del tempo Cronos, al di là del tempo che scorre qui nell'illusione del mondo. Però, se è vero, come il testo, lo stralcio che hai appena letto, se è vero che quel momento rappresenta un nuovo inizio, è anche vero che bisogna arrivarci preparati per gradi. certo, certo, perché Eh, poi il rischio è la dissociazione, l'alienazione, oppure il fatalismo, o il l'abbandono, nichilismo, il sì, nichilismo, certo. Chiaro, sono tutte cose che sì. molto interessanti perché sono proprio le cose di cui sto scrivendo, le cose di cui sto parlando e mi interessa. Bisogna essere cauti perché i percorsi si fanno a tappe. Bisogna E, anche avere un io preparato, costruito per poterlo sacrificare, ecco, cioè sì. se no, se no, ecco. È come dire, vuoi scendere nelle profondità degli abissi, ti devi equipaggiare come il palombaro, con lo scafandro, eccetera, perché altrimenti tu verrai distrutto e non perdi solo la testa, Sì, 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 sì. perdi tutto. Sì, Allora, sì. è molto importante ricordare che anche i traguardi spirituali sono oggetto di attaccamento e oggetto di seduzione e Esatto. possono rappresentare un'esca su cui poi si possono attaccare, diciamo così, alcune psicopatologie addirittura. Sì, 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 sì. Quindi con massima cautela, i veli uno alla volta, prima ci si struttura e poi gradualmente ci si destruttura, perché nessuna decapitazione o risveglio della Kundalini in maniera repentina, precoce, improvvisa o deviata è minimamente auspicabile per nessuno. No, è interessante che stai facendo tu queste avvertenze perché io ho fatto 2 pagine di avvertenze, proprio dicendo più o meno le stesse cose, ma un po' di diverso, a questo libro che sto scrivendo proprio su questo. 2 pagine di Perché avvertenze perché la gente rischia veramente di potersi fare male con questo. i simboli non sono innocui. Mm. Se noi rimaniamo nella letteratura, allora abbiamo un primo livello di fecondazione della mente che già può funzionare come divaricatore di orizzonti personali, no? Anche di chiavi interpretative con cui leggere il mondo. Ma i simboli non sono innocui e nel momento in cui io entro a contatto con la pratica del simbolo, la sua incandescenza può ustionare la mia psiche e lasciare tracce che possono essere feconde o no, a seconda di quanto io mi sia preparato sulla violenza del sacro, sull'invadenza dell'invisibile. Straordinario, grazie. Grazie a te, Claude, è stato un piacere come sempre. Mi auguro che le persone ovviamente mi contattino. Io ti dirò poi l'indirizzo mail, lo metterai in descrizione, così chi Dai? vuole che sappia che può accedere alla corposa lista di seminari che ho già tenuto, lezioni e consulti privati, anche a carattere più psicoanalitico. Faccio molti lavori sull'ombra anche privatamente, oppure consulti per letture di tarocchi. E quindi se volete io lascerò sia il mio indirizzo del mio canale YouTube che come tu dicevi all'inizio ha già un sacco di materiale disponibile e Certo, poi soprattutto il mio contatto per chi volesse certo. approfondire. Ciao Claudio, ti ringrazio tantissimo, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, un abbraccione, ciao, grazie. Ciao ciao!